Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà il mese di settembre 2025. Facciamoci questo grande viaggio insieme con una bella croce celtica iniziale per vedere tutte le dinamiche che ci saranno. Andremo poi a indagare sui vari settori: lavorativo, economico, relazionale, famiglia, affetti, corpo, anima, e poi andiamo ad approfondire ancora di più l'amore, e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché il tuo obiettivo, i tuoi obiettivi in questo mese possano essere realizzati e canalizzare l'energia verso il massimo risultato. Ok? Allora, vi ricordo, ragazze e miei ragazzi, che sotto all'info box trovate i 21 giorni per praticare, per ampliare lo stato di coscienza e realizzare i vostri obiettivi, ok? Allora, il post dove venite reindirizzate al post dove ho spiegato tutto, ok? Allora, Acquario, settembre 2025. Acquario, settembre 2025. Allora, come entriamo nel mese? Energia attuale. Qual è la sfida principale in questo mese? Cosa anima le tue profondità? Cosa è successo nel mese precedente di agosto o nelle settimane precedenti? Come sarà la prima parte del mese di settembre? La seconda parte del mese, come iniziamo la seconda parte del mese di settembre? Il tuo approccio a tutto, le influenze esterne che ci saranno, le tue speranze e le tue paure in questo mese, e il risultato finale, esito finale del mese di settembre 2025. Allora, ragazze mie e ragazzi, rullo di tamburi. Allora, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa accadrà in questo mese? Allora, vediamo l'energia con cui entriamo nel mese di settembre 2025. Successone! Entriamo nel mese con un'energia devastante, bellissima. Energia di completamento, di integrazione, di successo, di pienezza. Abbiamo finito una tappa della nostra vita con pienezza, godendo dei risultati. A livello lavorativo il mondo mi parla che ci sono risultati concreti e possibilità di chiudere cicli o progetti importanti con successo. Questa carta mi dice che sei arrivata o sei arrivato a un punto in cui puoi vedere chiaramente il quadro generale. A livello di... ti vedo come se avessi assimilato delle esperienze passate in modo completo e ora potessi riposare sul piano spirituale e fisico. Cioè ti vedo leggera, leggero. Nei rapporti, nelle relazioni, qua vedo un senso di armonia, di apertura, un invito a celebrare connessioni autentiche. Bella, bellissima l'energia con cui entriamo. Vediamo quale può essere la sfida di questo mese. L'ostacolo, la sfida. Il 10 di coppe è la sfida.
Guarda, la sfida è mantenere oppure integrare il senso di felicità e appagamento emotivo senza idealizzare troppo la situazione o le situazioni, cioè non idealizzare, perché sta sfida. Mantieni questo senso di felicità e appagamento senza idealizzare. Perché posso vedere degli ostacoli un po' emotivi. Cioè, ti aspetti la perfezione, però potresti sentirti deluso, un'idea di perfezione, ma è tutto perfetto così com'è, perché ti vedo piena, pieno. Per esempio, possono esserci degli ostacoli emotivi o degli ostacoli di rapporti nel lavoro da gestire con diplomazia. Ok? Anche il rischio di idealizzare troppo un legame con qualcuno, perché c'è bisogno di radicarsi nella realtà, è tutto perfetto. Sai il libro Wabi Sabi, abbiamo fatto anche la lettura di Tarocchi Wabi Sabi, no? La bellezza della vita è imperfetta, la bellezza è in ciò che è. Quindi attenta un po', o attento a non idealizzare i rapporti. Vediamo le radici della situazione, le basi di questo mese come sono. Salde, proprio salde, ecco perché c'è il mondo qua. C'è l'otto di denari qua. Le basi del mese sono costruite sull'impegno e sulla disciplina, sul lavoro, impegno, disciplina, cioè tutto ciò che hai seminato a livello professionale o personale adesso sta dando i frutti. Per esempio il lavoro qua vedo un impegno costante, un affinamento delle tue competenze, vedo. Nelle relazioni qua mi parla che la costanza e l'attenzione ai dettagli nei rapporti hanno creato basi solide. Qua a livello di corpo e di anima vedo che la pratica quotidiana, l'autodisciplina sono fondamentali per te in questo mese per il tuo equilibrio. Quindi ragazze mie e ragazzi, pratiche spirituali, yoga sciamanico, vedo che sono le basi del tuo equilibrio e del tuo successo. Sono i segreti del tuo successo in tutti gli ambiti. Vediamo che è successo il mese precedente. Asso di spade, hai portato chiarezza mentale nel mese precedente di agosto. E qua vedo delle decisioni decisive, delle verità rivelate. Per esempio, è possibile che con questo asso di spade un po' il fatto che si attiva la mente trascendente, no? Come lo diceva il grande maestro Sri Aurobindo, l'istinto risvegliato, la mente trascendente, la mente superiore, cioè qua hai compreso tutto ciò che ti serve davvero per il tuo benessere. Per esempio a livello lavorativo è possibile che ci sia stata un'idea, che tu abbia avuto un'idea o una soluzione chiara, l'hai portata avanti e quell'idea o quella soluzione ti ha permesso di raggiungere un certo successo. Nelle relazioni io vedo che c'è stata comunicazione diretta, che hanno sbloccato situazioni o messo in chiaro delle cose, sì. Vediamo la prima metà del mese. L'otto di coppe, distacco consapevole. Qua c'è un cambio emozionale nella primi 15 giorni del mese. Lascia andare ciò che non ti nutre più, seppur ti ha nutrito in precedenza. Per esempio, a livello di anima, io qua vedo un cammino verso maggiore leggerezza qua, allontanandoti da vecchi schemi emotivi. Sì. Nel lavoro qua potresti scegliere di abbandonare nella prima parte del mese, abbandonare dei progetti oppure abbandonare delle abitudini che non ti portano crescita. A livello relazionale invece ci potrebbe essere una presa di distanza emotiva da situazioni che limitano la tua libertà di espressione. Ok. Seconda parte del mese, dal 15 in poi. E qua abbiamo il 9 di spade. Ci sono un po' di preoccupazioni nella seconda parte del mese, un po' di tensioni o di pensieri notturni, un po' di stress mentale qua c'è da gestire con la meditazione. Ricordati che qua l'otto di denari al tuo subconscio c'è il fatto che tu il lavoro su di te meticoloso, costante e la disciplina porta il tuo equilibrio, quindi la mente si traduce la mente deve essere portata al servizio dell'anima con il lavoro costante e meticoloso su di te. Queste preoccupazioni possono essere dovute a vari settori, per esempio nel lavoro ci possono essere un po' la paura di fallire, però sono
Solo tensioni mentali, Oppure a livello relazionale ci possono essere delle preoccupazioni su alcuni legami o delle incomprensioni. Attenta o attento a non ingigantire i problemi. Va bene? Ah, poi mi sono dimenticata di dirti prima di aprire la stesa che sto tenendo conto anche dei vari transiti che ci sono, ok? Che, aspetta, te li dico, lo segnali sull'agenda. Allora, i transiti che ci sono, i transiti maggiori mi sono scritti in questo mese. Dove li ho scritti? Eccoli. No, non sono questi, eccoli. Allora, i transiti maggiori sono questi: Mercurio in Vergine fino al 18, Marte in Bilancia fino al 22, Saturno in Pesci, l'eclissi lunare il 7 e 9 settembre, Urano retrogrado in Gemelli, Venere in Leone fino al 19 settembre e poi passa in Vergine dal 19 settembre in poi. Quindi sto tenendo conto di questi transiti, ok? Allora, mettiamoci qua. Ok. Adesso andiamo a vedere qual è il tuo approccio in questo mese. E qua abbiamo l'eremita. Il tuo approccio è introspettivo. Cerchi di vagliare alla luce interiore tutto ciò che vedi all'esterno. Cioè, affronti il mese con introspezione, con ricerca interiore. Io ti vedo meditare in questo mese, soprattutto nella seconda parte del mese. Meditare, fare uno yoga sciamanico, fare le pratiche spirituali, perché qua ti vedo alla ricerca di senso e alla ricerca della guida interiore che guidi questi passi, soprattutto nella seconda parte del mese. Per esempio nel lavoro qua preferisci muoverti in autonomia, riflettere prima di agire. Nelle relazioni hai una tendenza a osservare e capire da dentro prima di esporti emotivamente e ti vedo molto saggio, sì. Vediamo quali sono le influenze esterne, il mondo intorno a te, molto dinamiche. Paggio di spade, ci sono molte persone che ti osservano con curiosità anche quello che fai, perché quello che fai porta anche molta curiosità, sì. Le persone intorno a te le vedo curiose nei tuoi confronti, e vedo anche delle novità e degli stimoli mentali che ti arrivano dal mondo esterno, sia da persone che da situazioni. C'è l'apertura a nuove conoscenze, a nuove idee anche. Il mondo esterno ti dà l'input di aprirti a nuove idee, nuove conoscenze, non solo a livello relazionale, conoscenze proprio di... Sai quando esplori il mondo e ti porta a conoscenza? Ecco. Nel lavoro potresti ricevere informazioni utili e dei consigli anche, però ci può essere qualcuno che ti comunica anche in modo superficiale. Mm? A livello relazionale qua vedo dei contatti freschi, nuovi, messaggi, novità in arrivo, dialoghi che stimolano la mente, va bene? Ok, vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. Qua abbiamo la luna, un po' di confusione ci può essere. C'è una componente di insicurezza e confusione, per esempio ci possono essere delle paure interiori tue, oppure dei temi nascosti che portano un po' insicurezza o confusione. Questa carta a livello animico ti dice: fidati del tuo intuito, non farti guidare dalla paura. Per esempio, è possibile che nel lavoro potresti avere paura di non vedere la strada chiara, però la tua intuizione è preziosa, te la fa vedere. A livello relazionale ci possono essere dei fraintendimenti oppure delle emozioni nascoste. Ok? Vediamo qual è l'esito finale. Boom! 10 denari, wow! Settembre si chiude con stabilità, sicurezza e abbondanza, soprattutto sul piano materiale e familiare. Qua nel lavoro vedo straordinarie prospettive economiche, consolidamento professionale,
Nelle relazioni vedo armonia familiare, sentimenti di sicurezza nei legami importanti e a livello di corpo e anima, grazie alla tua disciplina, io qua vedo una serenità interiore, senso di radicamento e appagamento. È un mese di grande successo personale. Brave, bravi, bellissimo, bellissimo. Sì. Adesso ti analizzo settore settore, va bene? Così diamo più dettagli possibili. Allora, partiamo dal lavoro, economia e progetti. Quali carte rilevanti per il lavoro, economia e progetti sono il mondo, l'otto di denari, l'asso di spade, l'8 di coppe, il 9 di spade, l'eremita, il paggio di spade e il 10 denari. Allora, la situazione generale, il mondo e l'8 di denari, qua mi sta dicendo che questo mese porta un completamento, una grande gratificazione sul lavoro. Qua mi dice che hai costruito basi solide, le tue competenze vengono riconosciute anche per lavori online o qualcosa, il mondo sono anche i lavori online o comunque vengono riconosciute dal mondo. Il mondo, le tue competenze. È un periodo in cui tu puoi raccogliere veramente frutti concreti dei tuoi sforzi. C'è un grande appagamento sul piano materiale e professionale. Qua hai avuto chiarezza mentale su dei progetti, hai preso delle decisioni importanti. Forse il mese scorso hai preso decisioni anche decisive, che ti permettono adesso di avanzare con molta sicurezza. E a metà del mese qua potresti decidere di distaccarti da alcune attività o da lavori oppure da abitudini che non ti soddisfano più. E questo distacco è consapevole per te, cioè serve a fare spazio a qualcosa di più significativo. Qua succede che nella seconda parte del mese c'è un po' di stress, ansie, preoccupazioni. Qua è un momento in cui la mente può correre troppo e sappiamo l'acquario, sappiamo l'acquario, ok. Correre troppo, soprattutto se temi di non raggiungere i risultati sperati. Non farla correre. Pratica autodisciplina per quanto riguarda lo yoga sciamanico, le pratiche spirituali. A livello sempre lavorativo di progetti, qua preferisci riflettere, osservare, analizzare prima di agire. Qua il lavoro procede meglio, te lo dico, se ti muovi con cautela e consapevolezza. Non farla agitare la mente. Potrebbero arrivare sempre sul lavoro progetti qua delle novità o anche dei consigli interessanti, perché vedo degli stimoli mentali, delle opportunità, però devi valutarle con discernimento, cioè questo va bene per me, questo non va bene per me, non questo è brutto, questo è bello, questo è cattivo, questo è buono, no, questo va bene per me, questo non va bene per me, perché c'è molto stimolo esterno. C'è il rischio un po' di confusione o di illusioni su affari e progetti, però ti dice la luna, fidati della tua intuizione più che delle apparenze. Fidati della tua intuizione più che delle tue apparenze rispetto a progetti, affari, va bene? E perché io ti dico che questo è il mese in cui tu celebrerai, mi stappi. Qua ci sono risultati concreti, abbondanza e può esserci anche un consolidamento economico importantissimo, dei guadagni o un riconoscimento importante sia materiale che di stabilità. Va bene? Quindi a livello, una sintesi lavoro-economia, qua settembre ti richiede equilibrio tra mente e intuizione, ma porta una gratificazione straripante a livello di stabilità concreta. Ok? A livello invece, l'altro settore affetti, famiglia, relazioni, amicizie, l'amore lo vediamo dopo. Io guarda, ti dico che le relazioni familiari e amicali sono molto armoniose, c'è un desiderio di felicità condivisa, anche di creare un clima sereno qui. E negli ultimi tempi vedo che hai investito molta costanza e cura nei rapporti specifici. Qua vedo che le relazioni sono solide, cioè nascono proprio da attenzione e da impegno quotidiano che hai messo con le persone. Qua la comunicazione chiara e onesta per te ha portato chiarezza nei rapporti. Forse anche delle situazioni complicate sono state affrontate direttamente. Potresti sentire nella prima metà del mese il bisogno di allontanarti da alcune persone oppure da situazioni emotive che limitano la tua libertà o la crescita, va bene?
Questo non è un abbandono, è la selezione consapevole, selezione consapevole. Invece nella seconda parte del mese qua vedo che ci sono un po' di tensioni che potrebbero emergere nei legami familiari o nelle amicizie. Attento a non amplificare le ansie o i fraintendimenti. La ricerca interiore tua qua con l'eremita, introspezione, ti guideranno a gestire le dinamiche relazionali con saggezza e distanza necessaria. Qua ci sono delle novità, messaggi, stimoli provenienti dall'esterno. Attenta solo a informazioni incomplete o troppo superficiali, sempre per quanto riguarda la famiglia, situazioni amicali, ok. Le tue paure qua con la luna possono essere legate a delle incomprensioni, a dei segreti o a delle emozioni nascoste. Ti ripeto, fidati del tuo intuito per decifrare la verità. Alla fine io vedo armonia familiare e stabilità affettiva, soddisfazione nelle relazioni importanti e c'è anche un grande senso di appartenenza e di sicurezza. Quindi a livello una sintesi di questo aspetto, settembre ti porta equilibrio e armonia proprio nei rapporti importanti, però richiede discernimento e gestione delle ansie emotive. Va bene? Ok, un altro settore, il corpo, l'anima, la salute mentale, fisico e psichico. Io vedo che come energia generale qua c'è una sensazione di completamento e di centratura. Armonia tra mente, corpo e spirito va in a bomba. Nella prima metà del mese c'è il distacco dalle emozioni tossiche oppure distacco da schemi che pesano sul corpo e sulla psiche. Cioè qua vedo che cammini verso la leggerezza e la liberazione. Nella seconda parte del mese c'è dello stress mentale, ansia oppure un po' di notti agitate. Serve qua meditazione e tecniche di rilassamento, cioè yoga sciamanico. Seconda parte del mese soprattutto. Ok, perché dopo il mondo, no? Cioè, tu hai completato un ciclo, no? Dallo zero, il matto al mondo, arcano 21. Allora che succede? Che ti vai verso un altro livello di coscienza, c'è un'altra tappa. In questa tappa possono nascere delle ansie nuove che hai già la possibilità di affrontare e di sciogliere rapidamente. Ok. La possibile confusione o insicurezza qua verrà vinta dalla tua intuizione, perché la tua intuizione ti guiderà verso un equilibrio più profondo. Quindi a livello di sintesi di corpo e di anima, settembre qua ti richiede la gestione dello stress mentale. Quindi attenzione un po' alla psiche, cura il benessere interiore, no? Perché le carte qua ci stanno indicando un forte potenziale di centratura e serenità se segui introspezione e pratiche spirituali con dedizione. Va bene? Ok. Adesso andiamo a vedere sull'amore. Vediamo sull'amore, mettiamoci queste. L'amore nello specifico, tenendo conto sempre di questo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario nell'amore relazionale di coppia a settembre 2025? Sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Io qua già ho visto qualcosa, però voglio... Ci sono delle persone che ti osservano qui. Vediamo, allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? Acquario, settembre, amore, il Papa, l'appeso, l'imperatore, tre arcani maggiori. Qua stai proprio come salda come la pietra, saldo come la pietra. Qua 9 di spade, 9 di spade. Ci possono essere delle... Allora, io credo che qui tu stia riconsiderando tantissime cose a livello relazionale. Guarda, io credo che settembre ti porta una danza qui, una danza tra saggezza e introspezione, no? Il Papa, l'appeso, anche la necessità di radicamento e sicurezza, infatti vediamo l'imperatore. Per esempio, qua vedo che se sei già in coppia trovi stabilità, però devi guardare con occhi nuovi alcune dinamiche. Chi è solo invece può attrarre dei legami molto seri, te lo dico che ci dice i denari pure qua, però serve pazienza e discernimento. Cioè il senso qual è? Che
L'amore si muove attraverso insegnamenti e scelte, mi dice qui, consapevoli. Qui non si corre, mi dice l'amore, cioè si impara e si sceglie con il cuore e con la mente. Per esempio, se stai aspettando l'amore, segnala un'apertura a relazioni con una dimensione spirituale e intellettuale profonda. Il tuo desiderio di stabilità è molto profonda. E infatti poi l'appeso ci dice che l'amore in questo mese richiede di restare sospesi, di vedere il mondo capovolto prima di fare il salto. Cioè ti invita proprio a fermarti qua l'appeso, osservare prima di agire, no? Il desiderio di nuovo amore, per esempio, potrebbe richiedere pazienza e introspezione. E l'imperatore qua ci dice che l'amore maturo richiede radici forti, confini chiari, cioè quasi costruisce qualcosa che dura nel tempo. Sì, chi è in coppia qua si rafforza la sicurezza, la protezione della relazione, indica anche uno dei partner più deciso e radicato che porta la guida e il sostegno, ok? Se tu sei sola o solo qua, vedo che sei attratto o attratto in questo mese verso persone solide, affidabili, che portano ordine, sicurezza, va bene? Vediamo un po' l'energia della persona che ti viene incontro. Ecco perché osservi, e persone che ti osservano, c'è questo osservarsi, no? Vediamo, sono tre arcani maggiori molto potenti. Vediamo. La persona che ti viene incontro in questo mese, l'energia della persona che ti viene incontro, paggio di coppe, 2 di denari, 6 di spade. Può essere una persona più giovane di te oppure più piccola a livello emozionale, emotivamente un po' più piccola. Vedo questa persona che può essere una persona che tu osservi o lei ti osserva, che ha un po' di dubbi, che magari ha un po' di dubbi ad aprirsi, che ha passato delle situazioni un po' particolari, un po' difficili e che a poco si muove verso di te. Ecco perché c'è un osservarsi, no? Un osservarsi, vedere fino a quanto si può arrivare, meticolosità, pazienza. È come se fosse, vedo una farfalla, sai quando vedi una farfalla? Una, quella delicatezza del paggio di coppe, quella... È una persona anche molto poetica, vedo qui, molto poetica, anche il gusto, col gusto della scoperta, che procede a poco, vedo qui. Sì, vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te. Tre carte di sintesi, c'è un asso di coppe, assolutamente qua io vedo un inizio d'amore con l'asso di coppe, o un nuovo inizio. Wow, guidato dalla giustizia, fare le cose fatte bene. Aci picchia e 2 di coppe, qua nasce un grande amore, io non lo so. Non mi usciva questa... Una frase del genere non mi usciva, forse saranno mesi, anni. Asso di coppe, giustizia, 2 di coppe. La sintesi dell'amore per te, ma te l'ho detto qua. Allora, ragazze mie ragazzi, questa è una stesa bomba. Allora, rianalizziamo questo perché qua c'è... Che bella storia qua. Allora, vedo una persona giovane, o giovane dentro, o una persona giovane fuori, o ambedue, una persona sensibile, romantica, con grande apertura emotiva, è curiosa, dolce, porta messaggi d'amore, no? È anche un invito a sognare insieme. Chi arriva verso di te in questo mese porta leggerezza e un romanticismo sincero. Forse, come ti ho detto prima, anche un po' timido e riservato. Il 2 denari qua potrebbe indicare qualcuno che sta gestendo dei cambiamenti nella vita in questo momento che ti incontra o sta con te, però con flessibilità e senso pratico. Questa energia ti invita a te a danzare, a trovare armonia tra cuore e vita quotidiana, va bene? Ok, la persona che arriva porta possibilità di uscire da situazioni passate non risolte, con leggerezza e progresso, quindi qualcuno che ti accompagna verso un amore più sereno, più consapevole, ok? Quindi c'è molta leggerezza, qua io vedo tanta stabilità, tanta... il termine giusto devo trovare,
non ho rigidità, come si dice? Il sommo sacerdote, tanta sommità vedo, reverenza e sommità, sommessa, vabbè. Allora, rinunciaci, Francesco, ok. Quindi, qua c'è, sintesi finale per te. Nuovo inizio emozionale, grande apertura del cuore, energia pura, potenziale di amore profondo, sentimento che nasce spontaneo e sincero. L'amore che arriva non è casuale. La giustizia è una relazione che porta armonia, rispetto e verità, guidato dalla giustizia divina. E poi che ti devo dire? Due di coppie lo conoscono pure i profani. E sintonia profonda, attrazione reciproca, non lo so, qua c'è l'amore condiviso, l'unione perfetta, incontro del destino. Cioè, che ti devo dire qua? Cioè, settembre apre le porte a un amore nuovo o rinnovato, equilibrato, armonioso, che unisce cuore, mente, sogno e realtà. Qua c'è proprio la magia del sentimento che nasce senza forzature, cioè va da solo, con rispetto reciproco. Un incontro qua che può veramente trasformare questo mese di settembre, non lo so, in un'epifania emotiva. Epifania emotiva. Ora approfondiamo per chi è in coppia, per chi ha già una persona nel cuore, per chi non ha nessuno. Allora, per chi è già in coppia, il rapporto qua è fondato su valori condivisi, spiritualità, rispetto, saggezza reciproca. Ci può essere una richiesta di maggiore stabilità e di un impegno più consapevole. Ci sarà un momento di riflessione, forse un rallentamento tra di voi, oppure una situazione sospesa che richiede pazienza e un cambio di prospettiva. Qua avviene in questo mese per chi è in coppia un consolidamento maggiore, sicurezza e anche una certa struttura nella coppia, no? L'energia dell'altra persona come la vediamo? L'altra persona vedo leggerezza, comunicazione aperta, quindi in coppia può indicare un rinnovamento della relazione, un dialogo più aperto, più amorevole. E cosa succede se sei in coppia? Un rinnovo totale dei sentimenti, equilibrio, armonia. E ricapitolando con i transiti di prima, abbiamo Venere in Leone e poi in Vergine, ok? Che succede? Che Venere in Leone accende la passione e poi porta chiarezza e concretezza emotiva, no? In Vergine. L'eclissi lunare del 7 e del 9 settembre potrebbe portare dei momenti di verità o delle rivelazioni importanti che alla fine rafforzano la relazione se c'è sincerità, va bene? Quindi la coppia, se siete in coppia, vivrai un mese di rinnovamento emotivo e chiarezza, con delle possibilità di maggiore intimità e di dialogo profondo. Ci vuole un po' di pazienza, però le basi sono solide e i sentimenti autentici, va bene? Per chi è single? Allora, per chi è single? Allora, per chi è single io qua vedo che il Papa ti invita a cercare connessioni autentiche e consapevoli. L'appeso ti chiede di rallentare e osservare e l'imperatore ti indica la possibilità di attrarre una persona stabile e affidabile. Chi è la persona che arriva? Qualcuno di dolce, sensibile, curioso, pronto a portare leggerezza e novità. Una persona che permette di uscire da schemi passati e ti offre equilibrio tra emozioni e praticità. Cosa succede alla fine per amore per te? Grande amore! Nuovo amore possibile al 99,99 periodico. Sincero, armonioso, potenziale di un incontro del destino e significativo con un'attrazione reciproca e grande comunicazione. I transiti chiave che ci sono qua per te sono Mercurio in Vergine, che ti aiuta a chiarire intenzioni e sentimenti, e Marte in Bilancia, che stimola la relazione e l'incontro attivo. Quindi settembre ti porta a incontri importanti, emozioni genuine, opportunità di amore profondo, e la persona che arriva ti stimola la crescita e la leggerezza, permettendoti di aprirti a un sentimento autentico e bilanciato. Ok? Quindi questo è un mese potentissimo, anzi andiamo a vedere, andiamo ancora più a fondo, questa persona che è tanto poeta, leggera, vediamo un po' cosa ti dice, lo facciamo con i miei potenti oracoli lui-lei, che per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto all'info box in descrizione, vediamo. Cosa ti dice questo poeta o questa poetessa? Perdonami, ti prego, perdonami. C'è un perdono qua. Qualcuno che chiede perdono o qualcuno che farà di tutto per aggiustare le cose, per far andare le cose fatte bene. Ok.
Poi, ti sogno ogni notte, una persona che ti sogna ogni notte, per questo canalizza la sua energia in parole poetiche, dolci, sensibili. All'inizio questa persona magari non fa cose eclatanti, però fa delle cose timide dietro le quali c'è un grande fermento. Cos'altro? Stasera faccio l'amore con te, e questa persona è intenzionata a stare a vivere momenti di leggerezza autentica e gioia condivisa. Vuole fare l'amore con te, stare con te in modo molto semplice, vedo molto semplice e radicata questa persona, allo stesso tempo anche poetica. Va bene? Quindi quello che vedo per te, settembre 2025, chiarendo tutto, questo è un mese di rinnovamento emotivo e apertura del cuore, sia per chi è in coppia sia per chi è singolo. Qua ci sono delle opportunità di amore autentico, di armonia e nuove prospettive. La chiave è la pazienza, apertura e consapevolezza, lasciando che il cuore ti guidi, ma con equilibrio tra emozione e realtà. Ok? Wow, bello, bello, bello. Fino adesso è la lettura tra le letture più potenti che ho fatto, l'Acquario. Vediamo cosa ti dicono adesso le carte del drago immaginale, quindi ti darò anche il rituale della buona riuscita per canalizzare l'energia e entrare in questo meraviglioso settembre per te. Acquario. Androide, questo è il mutaforma. Questa carta parla del corpo, vediamo un po', aspetta. E infatti qua abbiamo l'otto di denari. Allora, fammi leggere perché non voglio perdermi nemmeno una goccia di queste parole. 33. Androide. Guarda che dice: hai bisogno di fare qualcosa di molto pratico, di lavorare con le mani senza pensare, distrai la mente con una pratica manuale, oppure fai sport o pratica yoga fisico. Che ti ho detto durante tutta la lettura? Non pensare, non stare nella mente, soprattutto dal 15 in poi. Stai pratica, stai pratica, stai pratica. Ok, anche perché la Venere poi passa in Vergine, quindi la tua eccitazione, il tuo, diciamo, il fuoco del Dumo, il tuo entusiasmo, facendo cose pratiche. Allora, qua dice: sono una macchina e ho i tuoi occhi. Si riferisce, credo, alla macchina biologica, al nostro ego, il corpo, no? Bisogna essere vivi per poter divorare altre vite. Io non posso mangiare, non sono mai stato vivo, né potrò morire. Ho un vestito del colore che tu vuoi e vedo il mio riflesso nei tuoi occhi senza mai riconoscermi. Bellissima sta cosa. Ok, ripeto, in questo mese hai bisogno di fare qualcosa di molto pratico, lavorare con le mani senza pensare, distrai la mente con una pratica manuale, fai sport o pratico uno yoga fisico. Adesso ti do il rituale della buona riuscita. È il momento di stare con il corpo e non con la mente. 9 di spade, soprattutto la seconda metà del mese. Fai una camminata, fai uno yoga, prendi o dai un massaggio, stai con il tuo corpo e più volte al giorno pratica l'esercizio che segue. Rilassa profondamente tutto il corpo con la volontà di abbandonare il senso della realtà come se dovessi addormentarti. Simultaneamente respira e con intensità nella tua pancia. In questo modo crei nel tuo organismo due sensazioni opposte, una sensazione di rilassamento e uno stato di vibrante energia. Quindi respira in modo molto dolce e rilassato e tendi il corpo in tutte le direzioni in modo che si produca una sensazione generale di tensione muscolare. Anche con questo esercizio crei nel tuo organismo due sensazioni opposte, alterna le due fasi per un certo tempo. Sapete quando vi stirate, no? State a letto e così stai tesa e poi di nuovo ok, le due sensazioni opposte, ok. Ti accorgerai che all'inizio ti sarà impossibile percepire i due stati, il rilassamento e l'energia insieme. L'equilibrio tra due stimoli opposti, infatti, è sempre una condizione dinamica, nella quale la coscienza oscilla incessantemente. Ma esistono attimi nei quali la coscienza si centra ed è possibile accedere a uno stato ampliato, che è oltre l'attività discriminante della mente.
Quanto più i momenti di armonia aumentano, tanto più si arriva a uno stato di non mente. Ma l'esperienza della non mente non è qualcosa che si possa produrre attraverso lo sforzo. Non puoi farla accadere, ma soltanto lasciarla accadere. Poi alla sera resta seduto in piedi per qualche minuto prima di coricarti. Respira profondamente e lentamente attraverso la bocca socchiusa. Chiudi gli occhi e guardati come se ti vedessi in uno specchio che ti permette di vedere il corpo anche all'interno. Rilassati, lascia cadere ogni sforzo ed entra nello stato naturale. Contempla le forme del tuo corpo all'interno e all'esterno. Accogli quello che sei, abbraccia le forme del tuo corpo, oltre qualsiasi forma di giudizio. A mezzo del respiro veicola in ogni cellula la vibrazione dell'amore incondizionato. Cioè, allora, ti sta dicendo, allora, chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, le pratiche dei 21 giorni vanno bene quelle, perché con la pratica dell'amante mistico che vi ho messo nei 21 giorni va bene quella, ok? Questa pratica per ridurla, fate questo esercizio. Fate per un minuto questa cosa. Per un minuto e poi sentite l'energia dentro di voi, non fate niente, sentite proprio che avete aumentato l'energia, quello è lo stato di non mente, siete entrati in uno stato ampliato di coscienza, va bene? Poi prima di coricarvi, respirate lentamente e sentite, mandate aria, che come se fosse amore incondizionato all'interno delle vostre cellule e provate a immaginare il vostro corpo dall'interno. Vedete il cervello, vedete il cuore, vedete i polmoni e vedete come l'aria che state inalando vada all'interno degli organi come amore, ok? Questo vuole dire la carta. E poi ti dà, infatti in questo corpo c'è il Meru, sì, ti dice che praticamente all'interno del corpo ci sono i campi, i fiumi, i mari, i monti dentro di te, no? Ok. Sì, lascia che il significato di queste parole riecheggi dentro di te, calmando la funzione della respirazione e tornando al respiro spontaneo dal naso. La custode dell'azione, la meta è al di là della mente, nella pura azione svincolata da ogni separazione e dunque da ogni teoria. Dovete praticare sul corpo. Questo è. Dovete praticare sul corpo in questo mese. Fate lo yoga sciamanico, i 21 giorni, fate le pratiche e andate dritti. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, bella stesona, pazzesco, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!